Ma che roba è qua? Dare il mondo. E come dico sempre io, il mare è vita. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è 30 agosto 2022, siamo a Dungarvan, stiamo ripartendo da Dungarvan e puntiamo a Rosslare, dove abbiamo il nostro porto. Nave in partenza questa sera alle 21, abbiamo tutta la giornata, abbiamo estremamente margine di fare tutto quello che vogliamo. Siamo più o meno a 100 km, ma vorremmo fare tutte strade piccoline in maniera da occupare sia l'intera giornata e sia per goderci appieno la bellezza del mare che c'è da queste parti qui. Qui siamo sulla Gold Coast. Perché ci siamo tenuti un giorno in più? Ci siamo tenuti un giorno in più perché quando vado in viaggio generalmente mi tengo sempre qualcosina di margine nel caso dovesse averne bisogno per imprevisti di qualsiasi genere. La colazione l'abbiamo fatta in camera, Cinzia si sta finendo di preparare, io ho iniziato a ricaricare la moto. Generalmente quando sono in viaggio ho sempre una ciabatta elettrica con me in maniera da ricaricare il drone, le batterie della GoPro, il computer, il cellulare e tutto ciò che occorre. Il problema qual è? Che qui in Irlanda hanno una presa totalmente diversa dalla nostra. Adesso, intanto che Cinzia si finisce di preparare, io riconverto di nuovo la ciabatta, perché da questa sera in poi mi occorrerà con le altre spine. Torno sopra, converto la ciabatta e poi torneremo in sella. La giornata, neanche a dirla, è strepitosa, non c'è una nuvola. Infatti abbiamo messo dentro il borsone qui sopra abbiamo rimesso i nostri pantaloni dei completi. Da qui alla fine del viaggio abbiamo ancora 4-5 giorni più o meno, indosseremo solo e esclusivamente jeans della PMG, estremamente sicuri, comodi, confortevoli, versatili, protettivo alla stessa maniera, anzi forse di più di un completo, un tessuto come quello di BMW, che però in caso di pioggia ti costringe per forza di cosa a metterti l'antipioggia. Ma con una giornata così voglio essere estremamente ottimista e si va, torniamo sopra. Abbiamo caricato la moto. Ma non saluti stamattina? E apro il video così senza dire ragazzi buongiorno, oggi è 30 agosto 2022. Ho salutato prima io, mentre tu eri sopra a finire di sistemare. Mentre io dormivo, perché stamattina siamo andati un po' lunghi. Un po' lunghetti, ma ci sta, gli ultimi giorni va bene così. Un po' di relax. Ho sonno, un po' stanca. Te la sei goduta con calma stamattina. Risveglio sono lento. svegliata perché mi hai chiamato tu, perché sennò dormivo. Strano, ma vero. Abbiamo caricato la moto, sistemato la presa, la spina. Stamattina Cinzia si è svegliata alle 8:15. Perché mi hai chiamato perché tu? l'ho chiamata io, se no dormiva beatamente proprio. Tra l'altro giornata spettacolare in questo momento. Sole, cielo terso, caldo. Oggi abbiamo pochi chilometri ma di qualità. Faremo piano piano, ci gusteremo ogni singolo chilometro, ma non mancheranno le sorprese. Anzi, penso che inizieremo subito. Innanzitutto ci facciamo un po' di costa, che con questo sole, riprese a go. Guarda che mare che c'è stamattina. Alta qualità, un po' increspato, c'era un po' di venticello, ma è estremamente tanta roba, ragazzi. Guardate qua. Ieri qui ho fatto una dronata di quelle pazzesche qua sopra. Ah, che bel colore, fantastico. Ragazzi, lasciamo l'Irlanda con un po' di magone perché siamo stati veramente bene, posti belli, il meteo ci ha graziato, insomma ci ha graziato. Ha fatto l'Irlanda, non ha fatto l'Irlanda incazzata, ha fatto l'Irlanda che ci ha fatto capire chi comanda qua, però ci ha regalato degli scorci, delle robe estremamente intense. E anche Dungarvan è una piccola perla, una piccola perlina veramente carina, molto. Adesso vi facciamo fare un pezzo di mare fin sopra il ponticello, ma è tanta roba. Adesso a sinistra qui ci sono tutti i localini che la sera si animano, il giorno si dorme qua. Che cartolina che è qua. La mattina è molto tranquillo, Dungarvan, come dicevo, vive di turismo, di pesca. Nel frattempo il vento si fa sostenuto. Tramore, questo è un altro centro molto carino dove siamo fermati allo scendere. Ragazzi, questo è l'oceano. In questo momento stiamo girando l'isola in senso antiorario. È quello che cercavo di dirvi l'altro giorno. In senso antiorario, secondo me, cioè venendo da quel lato si apprezza molto di più, soprattutto quando si è sulla Wild Atlantic Way. Di qua
non è brutto, ma non è la stessa cosa secondo me farlo in senso orario, e se dovessi rifarlo la rifarei alla stessa maniera. È vero che poi facendolo nel senso orario gli ultimi giorni, come vi ho già anticipato nelle scorse puntate, vi stressate un po', perché negli ultimi giorni vi fate sia Belfast che Dublino e vi passate quindi dalla tranquillità di alcune borghi cittadine allo stress. Qua sotto c'è una roba hard secondo me, Cinzia, allo stress delle grandi città. Quindi insomma scegliete voi. Io, il consiglio mio è farlo in senso orario, poi ognuno la fa come meglio crede. E dalla costa, praticamente la costa dista a circa 200 metri da noi, soltanto che come vedete dal navigatore non ci si può arrivare lì. Si fanno queste strade dove si scende e si sale in maniera abbastanza vertiginosa. Questo momento siamo in terza, senza dare pieno fondo al gas, perché sennò qua succede un 48, però insomma la salita è abbastanza impervia, giusto per farvi capire. Cinzia dice, ci hanno salutato, c'è una famigliola che gioca nel parco. Qua salutano tutti ragazzi, anche le pecore vi salutano, sono estremamente cordiali gli irlandesi, disponibili, 10 più. Non so se si vede, ma c'è un faraglione in mezzo al mare, non ci si può arrivare lì se non con il Mavic. È tutto molto figo, tutto molto verde e azzurro che si mescolano. Lì non ci si arriva con la moto, forse ci potrei arrivare col Mavic, ma vediamo qua che cos'è questa strada qui, proviamo a prenderla. Prendiamo questa, non era da previsioni, ma c'è una vista da sopra ragazzi che fa paura. E infatti questo è mettere il bollino vietate ai minori, questa è tanta roba qua. Praticamente qui si finisce in acqua. Quindi qua riusciamo in acqua con la moto praticamente. Adesso la giro e tantissima roba qua. Mi fermo qui. Come avrete potuto capire, ormai il meteo qui si cambia molto velocemente. Ma guardate qua cos'è, c'è un po' di immondizia a dire la verità, voluto dal vento che tira, ma Ballydowen Bay, guardate qui che roba è. C'è questa scogliera che è fantastica, adesso voi siete contro luce, ma vi posso garantire che è estremamente tantissima roba. Poi praticamente arrivate con la macchina, con la moto, con tutto quello che avete direttamente nel mare e neanche a dirlo non c'è nessuno. Ballydowen Bay. Cioè, ma che roba è qua? E come dico sempre io, il mare è vita. Questo posto qui in realtà non era in previsione oggi. Era in previsione fare la costa, ma mentre facevamo una discesa mi è caduto l'occhio su quel faraglione lì, a dir la verità. Ho detto a Cinzia, facciamo la deviazione che secondo me merita. La discesa è abbastanza impervia, però è tutto molto figo. Guardate come corrono le nuvole e si passa dal sole al coperto in un attimo. È estremamente fantastico. Adesso sono arrivati questi altri ragazzi qui, ma ci siamo soltanto noi qua. Ecco, vedete, adesso c'era il sole, adesso passa la nuvola e tutto cambia. Questa è l'Irlanda che piace a noi, selvaggia, senza nessuno, estremamente liberi. E poi torniamo sulla R675, praticamente abbiamo, come davanti a voi, il mare, i pascoli, le mucche alla nostra destra e di qua aperta campagna. Adesso ditemi voi se questa non è una cartolina, guardate che spiaggia lì sotto.
Infatti oggi, quando abbiamo optato per fare questa tappa un po' più corta, diciamo così, non è stato un caso, sia per tenerci il giorno di scorta, ma sia perché andare in maniera così slow secondo me è estremamente tanta roba. E che correre e fare tanti chilometri sì, perché comunque ci sono delle cose che vengono imposte, se i chilometri sono tanti tu devi per forza di cose macinare chilometri, ma avere il tempo di fare le cose con calma, per fare magari 100 km impieghi una giornata intera e ti puoi assaporare questi borghi così. Guarda qua, arrivi praticamente con la moto in mezzo all'acqua. Adesso giriamo di qua e di qua c'è una spiaggia, neanche a dirvelo, con una scogliera paurosa. Scendiamo insieme. Qui alla nostra destra si vedeva mentre scendevamo dalla discesa, una roba davvero davvero strong. Il vento è sostenuto, il vento soffia, però come si fa? Guardate qua, ma dall'alto è più d'effetto, dall'alto è molto più d'effetto. Aspetta che qui c'è indosso, ecco, gente che fa campeggio. Tra l'altro il girare in senso orario, quando vi dovete fermare, è molto più semplice. Adesso che voglio fermarmi qui devo azzardare una manovra che magari... Qui c'è una spiaggia mostruosa dall'alto, spero che voi l'abbiate visto dalla cam, ma c'è questa, andiamo alla strada dove passa, la strada va di là, forse qui riesco a fermarmi. C'è un mare fantastico qua. Adesso scendiamo in acqua con la moto. C'è un altro che sta facendo la stessa nostra manovra. Adesso con calma qui faremo le manovre per girare, che qua è estremamente... Questa è la spiaggia che si vede dall'alto, è estremamente tanta roba. Di qua soprattutto quando si scende dall'alto si vede una roba mostruosa. Un mare di questo non si può, dopo di questo portiamo in acqua il GS praticamente. Cinzia si era seduta qui sulla panchina, ha detto io mi starei qui per ore, non voglio tornare. Non voglio tornare a casa. Ad ascoltare il mare. Adesso ti porto in un altro posticino se lo riusciamo a trovare, perché questa è una sorpresa di questa mattina. Tour del mare. Tour del mare. Slow tour oggi, calma calma. Tour costa. Tour costa e non solo, perché non solo costa. Adesso ti porto un po' all'interno, se riusciamo a trovare un posticino alta qualità. Adesso ci aspetta questa bella salita impervia, ragazzi. Adesso dal mare ci siamo spostati di qualche chilometro all'interno, perché ci piacerebbe vedere un punto, non vi anticipiamo ancora nulla, che speriamo di trovare. È una strada, un'ex ferrovia, un tratto di ferrovia calpestabile solo a piedi o in bici. In determinati punti viaggia tutto su archi, molto molto scenografico. Tutto sta nel trovare questo punto. Le coordinate non sono ben precise di dove sia quell'arco, perché ci dice la zona ma non ci dice il punto. Allora stiamo vagando un po', ho messo qualcosa sul navigatore e vediamo se il fato è dalla nostra parte. La strada percorribile a piedi o con le bici è praticamente sulla destra. Adesso percorriamo questa che è tipo una parallela, vediamo che cosa ci propone. Quindi anche oggi la nostra razione di stradine wild c'è. Guardate qui, siamo sommersi da felce ovunque, che ci accarezza gli specchi e le borse, accarezza per modo di dire, ogni tanto certe sberle ci dà. A casa delle persone, qua finisce la strada, adesso giriamo qui, vedo dei cani, speriamo che nessuno ci azzanni. Ah, è attaccato per fortuna quello, poverino, c'ha 1 metro di catena. Vabbè, pensiamo a noi, pensiamo a girare qua, va. I cavalli, pure loro ci sono qui, non manca nulla. Ragazzi, è impossibile trovare esattamente quel punto, perché la strada è qui di fianco a noi in realtà, ma è tutta pianura, sarà lunga più di 20 km e trovare quel punto dove sono gli archi è abbastanza improponibile così. Adesso ripuntiamo verso il mare e ci godiamo le strade del mare dopo questa wildata giornaliera. Per fortuna che la strada finisce lì, calcolando che c'è una macchina già. Speriamo che il proprietario non ne abbia di più di macchine, sennò, che come capite trovare altre macchine qui è un problema. La disponibilità degli irlandesi, ci hanno visto uscire da questa stradina disconosciuti praticamente. Si è affacciato il signore, gli ho spiegato cosa cercavamo e mi ha detto
dammi 2 minuti, mi preparo e ti accompagno io, seguimi, follow me. E per farvi capire la disponibilità degli irlandesi, adesso giriamo nel frattempo che lui prende la macchina e lo seguiamo. Avevamo già dato per disperso, a questo punto stavamo già puntando il mare, invece facciamo questa piccola diversione e poi comunque continuiamo verso il mare. Questa qui davanti è la macchina del signor irlandese che ci sta accompagnando in un punto da cui è possibile raggiungere quel punto panoramico che vi dicevo prima. Con lui c'è la figlia in macchina, come ho capito. Waterford Greenway si chiama questa camminata. C'è quel signore che ci ha accompagnato, si parcheggia qui a sinistra, si fa una piccola camminata e... Grazie mille, thank you. Eccolo lì il ponte. Parcheggiamo in qualche maniera. Praticamente da qui al parcheggio al ponte ci saranno 500 metri, 400 metri qui davanti a noi. Però, come dice Cinzia, vabbè, che possiamo fare? Possiamo camminarci sopra, perché in realtà, vedete, da lì si cammina e qui dietro c'è il ponte. Però camminarci sopra sì, sarà pure carino, ma secondo me è più bello vederlo che a starci sopra. Adesso ci mandiamo il Mavic. La Waterford Greenway, conosciuta localmente anche come Daisy Greenway, è un percorso su un ex binario ferroviario nella contea di Waterford, utilizzato per il ciclismo e l'escursionismo. È stato inaugurato a marzo 2017 su quella che originariamente era una linea ferroviaria e fa parte della rotta Eurovelo. Ci sono 3 ponti distinti, ognuno dei quali ha un nome differente. La Waterford Greenway presenta 11 ponti, 3 viadotti e un tunnel di 400 metri. Con i suoi 46 km è la Greenway più lunga d'Irlanda. Nel dicembre 2017 è stato annunciato che oltre 250.000 persone avevano utilizzato la nuova rotta da quando è stata aperta a marzo. Qui c'è tutta la piantina del percorso, lungo 46 km, ci sono 11 ponti, i più importanti sono questi qui indicati, sono 3, 1, 2 e 3. Senza l'aiuto del signore irlandese non avremmo mai trovato questo punto, perché su Google praticamente indica una strada ma non dice le coordinate, non dice nulla, e mettendo Greenway praticamente gli esce fuori un punto a caso lungo tutta la tratta, ma non sapete mai dove esattamente è il ponte. Ci ha accompagnato e nel centro paese, impossibile non vederlo, si arriva. Sulla destra c'è il ponte e sulla sinistra il parcheggio dove siamo adesso. Adesso faremo una piccola pausa pranzo, visto che sono le 12:30, l'una meno 20, e dopodiché riprenderemo sempre dalla costa. Oggi costa interno costa, varietà a go-go. Stop. Qua. Oggi l'Irlanda è il meteo, soprattutto ci stanno regalando una giornata incredibile. Il vento si sta alzando, ci stiamo avvicinando al mare. Siamo una quindicina di chilometri da dove ci eravamo lasciati, dal ponte. Ragazzi, giusto per farvi capire che aria tira qua, guardate le piante come sono piegate dal vento. Il vento è fortissimo, la nostra adesso in questo momento no. C'è un vento sostenuto, ma dal mare arriva un vento micidiale qui in Irlanda. Davanti a noi c'è il mare, adesso tra un po' ci arriveremo, ve lo mostreremo perché è di un azzurro incredibile. È un po' increspato dovuto dal vento, ma è tanta roba. Eccoci qua, guardate qua che roba è. Guardate qui cos'è qui dentro. Ma che giornata è oggi? Oggi giornata superlativa, proprio oggi giornata in cui la moto la portiamo al mare, proprio, eccola qua. Più di questo non si può, ragazzi. Cinzia, levi il mare, guarda quanto ce n'è qua di mare. Più di qua, ragazzi, non possiamo andare, qui siamo già con le ruote in mezzo alla sabbia. È tutto molto beautiful qui. Anniston Beach. Descrivervi questa situazione è veramente difficile, molto difficile. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder. C'è un discreto vento, ma il Mavic ha portato a casa
sua missione. Adesso si prosegue e si riparte. Oggi è tanta roba l'Irlanda, oggi è tantissima roba, estrema roba. Complice il meteo, ci sta regalando delle emozioni fantastiche. Queste case colorate, la spiaggia, è tutto molto figo oggi. Sarà che vuole darci un bel ricordo di questi 15 giorni, come se non ce ne avesse già dati. Adesso stiamo tornando un po' indietro, perché la diversione degli archi ci ha fatto cambiare un po' i programmi. Torniamo un po' indietro e poi rifacciamo la strada qua. Guardate qua, guardate che spettacolo è a ogni curva. Adesso dovremmo andare da quelle parti lì. Ragazzi, c'è un vento micidiale, ma ci sono dei colori mostruosi. Adesso vediamo un po' se si vede qualcosina da qua. Io penso proprio di sì. Alla nostra destra c'è un parcheggio per i camper. Qua sotto adesso si dovrebbe aprire uno spettacolo anche a voi. Noi l'abbiamo già visto, ma colori pazzeschi, colori mostruosi. Qui il Mavic non lo alzo perché l'ho alzato di là praticamente, ma estremamente tanta roba. Adesso siamo un po' bassi, qui magari da sopra è tantissima roba. Anche Cinzia ha detto secondo me era meglio andare, ci andiamo sopra. Ok, siamo arrivati alla fine qua. Guardate i gabbiani, sono fermi, si mantengono semplicemente con le ali aperte perché tira tanto di quel vento che è pazzesco. Adesso andiamo sopra effettivamente dove sono i camper, dove c'è una vista pazzesca. Che devo aggiungere a questa roba qui? Qui sotto c'è un'acqua smeraldo, adesso passiamo di là dove eravamo poco fa e vi faccio vedere che colore turchese c'è l'acqua. L'acqua ha un colore incredibile. Questo è un punto panoramico, solo che qua il Mavic non lo alzo perché tira un vento micidiale. Adesso vi faccio vedere una roba, se riesco. Peccato che siamo dalla parte opposta della strada e quello è uno dei tanti motivi per cui vi invito a fare il giro orario. Giustamente Cinzia dice anche fermarsi per chi viene in senso antiorario diventa un problema, soprattutto sull'Atlantic Way, perché le vostre aree di sosta le avrete sempre alla vostra destra e ogni volta dovrete attraversare la carreggiata. Invece facendo il percorso in senso orario le aree di sosta ce l'avete subito a sinistra. Fate attenzione adesso a questa curva che facciamo. Qui c'è un campeggio che c'ha una vista mostruosa su questa baia, ma guardate adesso che colore ha l'acqua mentre facciamo la curva. Purtroppo non mi posso avvicinare più di tanto perché mi alzerò sperando di riuscire a portarvi delle immagini decenti, ma l'acqua è incredibile qua sotto. L'acqua è veramente qualcosa di pazzesco, complice il vento, è incredibile, veramente si sta portando in questo momento il vento. Adesso puntiamo Tremor, che è a circa 10 km da qui, e poi piano piano, ahimè, ci toccherà tornare verso il porto. Cercheremo di fare strade un po' più panoramiche, ma la costa, a causa della sua conformazione, non ha sempre le strade come quella che abbiamo appena fatto. Se venite in Irlanda, questo è quello che vi aspetta, lo sapete già. Vento, pioggia, ogni tanto ci è andato molto bene, tanta ospitalità, posti meravigliosi. Siamo arrivati a Tremor. Ragazzi, c'è una spiaggia qua sotto infinita, arrivando dall'alto si scende verso il paese, c'è una vista mostruosa, c'è il vento che soffia a tutto. In questo momento qui siamo riparati, ma adesso ve lo mostro perché è una roba veramente da rimanere a bocca aperta, infinita, una spiaggia gigante, una roba da veramente rimanere a bocca aperta. Una roba hard proprio, molto 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 bella. Mamma mia, ci saranno 200 metri di spiaggia. Adesso rimarrete a bocca aperta tanto quanto siamo rimasti noi. Forse dal basso rende meno, ma dall'alto è estremamente tanta roba. C'è un vento che è veramente strong, ma poi ci fermiamo da qualche parte, ci
Parcheggiamoci qua, va. Parcheggiamoci qua da qualche parte e ci fermiamo. Ah, parcheggio moto qui, vabbè, poi giriamo. Immaginate cos'è dall'alto questa roba qui scendendo da quella strada lì. Roba da rimanere a bocca aperta. Saranno 200-250 metri, se non 300 di sabbia. È veramente incredibile sto posto qua. Tremor. Peccato il vento, è un vento fortissimo, altrimenti avrei mandato il Mavic a destra e a manca. Dal mare, boom, Luna Park. Abbiamo anche il parcheggio free, sono parcheggi per le moto, ci sono un mare di parcheggi qua. Ma qui abbiamo anche quello per la moto, dove c'è questo uccello qui. Parcheggio moto free. Guarda Cinzia come è tornata felice, ha visto? Cinzia è felice, sì? Guardare, è volato un cellulare. È volato un cellulare? Sì, è uno di questi che Ah, bene, bene, mo ci rilassiamo. Dai, che oggi, ti ho detto, oggi slow, oggi si va piano. Ci saranno 300 metri di spiaggia, 300 metri di sabbia davanti a me, prima di arrivare al mare. C'è un vento che soffia molto forte, dei colori fantastici scendendo dalla strada lì in alto, è tutto molto figo. Poi vi faccio vedere qualcosa di più. Credetemi, è una cosa davvero, è stato un tuffo al cuore arrivare qui con questo tempo. La vista da su è veramente qualcosa di incredibile. Un vento forte, ma tutto molto figo, è tutto molto bello, decisamente inatteso tutto questo. Lasciamo il mare adesso, o meglio Tremor e ci dirigiamo a Wexford. No. Wexford, sì, vediamo a cosa arriviamo. Wexford Rosslare, vediamo. Oggi tutto con estrema calma proprio. Calma non e sangue abbiamo niente freddo. da fare. in Non pratica. dobbiamo passare il tempo, quindi ci godiamo Oggi tutto posti con e estrema paesaggi. calma. 75 km e saluti l'Irlanda. E saluto anche te. Ma magari, non lascia ragazzi, non ci sperate, non molla. Mantieniti. Ragazzi, per ora l'unico punto degno di nota è questo ponte, dove tra l'altro tira un vento folle e devo stare attento a non volare in questo momento. Purtroppo la strada verso il porto è abbastanza monotona dopo la sosta che abbiamo fatto. Questo ponte è bellissimo da lontano. Siamo arrivati a Wexford e quello che vi posso dire è che è particolarmente disagiata come cosa. Il traffico dappertutto, per arrivare dal lato opposto era drammaticamente in coda la situazione. Siamo arrivati qui e siamo messo peggio a loro. Sono le 4:30 di martedì. Io non so se è una questione di orario, non lo so. So che qua se non faccio l'italiano medio non esco più da qua dentro. È un carnaio qua. E siamo a 20 km dal porto. Ragazzi, scordatevi che hanno fretta, le rotonde si fermano come se fossero gli stop, ai semafori ripartono con molta calma e i semafori tra l'altro durano nulla. L'onda verde non si sa cos'è, è una parola sconosciuta. Qui di fianco a noi c'è il mare, questo è il porto di Wexford.
Adesso troveremo un posticino tra 300 metri dove parcheggiare e fare almeno 2 passi per la città. Noi entriamo qua dentro, entriamo qua. Dobbiamo entrare qui. Stop, vediamo che si dice qua. Ok. Ci sono altre moto, vediamo di centrare qui dentro. Ci passiamo, ma se parcheggiamo qua. Vediamo di parcheggiare qua. Ok ragazzi, qui è il centro di Wexport. Adesso mi sono messo qui in mezzo come Papa Sisto, dice Cinzia. Salutiamo gli altri bikers. Quell'altro c'ha persino il peluche appresso. Fantastico. Siamo arrivati a Wexford, una città dal traffico letteralmente infernale. A tutto ciò ci aggiungete il vento che soffia in maniera folle. Guardate il traffico sopra il ponte, le macchine sono letteralmente ferme, bloccate. In più siamo stati accolti da una simpaticissima bulldog che si è andata a abbaiare come una forsennata, che odia letteralmente le moto. Io ho avuto una bulldog femmina con un'intelligenza mostruosa. L'unica volta che sentivi abbaiare è quando qualcuno suonava la porta, che giustamente il lavoro suo, ma era di una intelligenza unica. Adesso penso che faremo giusto 2 passi, ma credo che anche spulciando sopra a internet non c'è niente di particolare a Wexford, se non che è una città che, come potete immaginare, si regge sul porto, su qualche altra piccola attività. Non è molto grande, siamo a 20 km da Rosslare, dove ci imbarcheremo direzione Cerno. Cinzia è intenta a vedere alcune cose che ci occorrono per poter fare la spesa. Poi ci salviamo tutte le coordinate, le mettiamo sul navigatore e si va a fare la spesa. Cinzia, prima però farei una sosta gelatina da qualche parte. Oh, sto cane non smette, eh. Come ha visto te? Eravamo qui intenti a parlare, si è avvicinato uno dei motociclisti irlandesi, si è anche iscritto al canale, subscribe, che ha capito che aveva visto girare qualche clip con la GoPro, ma se avevo un canale, certo che ce l'ho. Ha iniziato a trovare gli adesivi sulla moto, ha detto no, adesso non ho adesivi sulla moto, sono povero. Gli ho detto il link, sei iscritto davanti a me. Iscrivetevi al canale. In Irlanda. Anche da Wexport, l'invito è sempre uguale, iscrivetevi al canale. Ragazzi, da come ho capito, abbiamo parlato anche con l'amico nostro irlandese, qui c'è poco da vedere, di storia ce n'è poco e nulla, mi ha detto Wexford. Ha detto è una città abbastanza moderna, qua comunque c'è un mezzo briefing di motociclisti, siamo capitati neanche a fare la posta nel punto strategico dei motociclisti. Adesso da qui puntiamo il supermercato, spesa e ci dirigiamo verso la nave, quindi ci avviciniamo al porto, ci aspetta un po' di traffico, un po' di coda e si va. Bello, stai tranquillo che se come inizi a vedere il traffico ti agiti. Mi agito un po', ma mi da facere perché dopo tutto questo bello strade desolate, il traffico mi stressa, mi stressa. Dai, go. Guarda un po' da dove arrivi. No stress. Dai. Sono circa le 17:45, abbiamo fatto la spesa per stasera, per domani, visto che partendo stasera alle 21, arrivo è previsto domani alle 16, quindi avremo la cena di stasera, il pranzo di domani, qualche stuzzichino a metà mattina e a metà pomeriggio, insomma abbiamo fatto la spesa, abbiamo messo tutto nel baule. Adesso prossimo stop McDonald's, tappa fissa, e siamo in anticipo rispetto all'ora di imbarco, quindi vorrei scaricarmi tutte le foto e video fatti finora direttamente sull'hard disk, così sopra alla nave non mi porto l'hard disk, il computer, il drone, la macchinetta, lascio tutto sotto e non mi porto tutto questo arsenale sopra. Quindi con la scusa che ci fermiamo per un gelato, qualcosa da bere, qualcosa di fresco al McDonald's, se riuscissi potrei anche fare la pillolina direttamente dal McDonald's e caricarla al volo, altrimenti nella peggiore delle ipotesi la caricherò domani sera caricherò la pillola di oggi, anche perché domani in teoria arrivando alle 16 da raccontarvi ho ben poco, non è che vi racconto la traghettata, c'è poco da raccontare la traghettata. Quindi adesso siamo a 2 km dal Mac, sotto un vento notevolmente sostenuto, fortunatamente il traffico ce lo siamo lasciati alle spalle e respiriamo un po' di tranquillità qui. Siamo tornati dove tutto è iniziato 15 giorni fa. Adesso facciamo il check-in per l'imbarco e si va.
La nave sta scaricando, tra un po' caricherà noi. Praticamente fa a spola, avanti e indietro. Sono circa 19. Quindi siamo in anticipo, si parte alle 21. Il mare è un po' incazzato, speriamo non più di tanto sinceramente. E finalmente si tornerà a guidare a destra, mi manca molto. La nostra nave è questa qui di fronte, ragazzi. Stena Line, la respirisce questa, Stena Line è questa di fianco. Stena, vedi i colori? Stena, eccola qua, Stena Line, la nostra è quella di destra, Irish è più grande. Stanno un po' di motine? Chissà se sto qualche motina che muta con noi, non mi pare. No, motine nuove sono, in coda. Adesso vediamo dove ci faranno mettere a noi. Adesso faccio parlare Cinzia Di Mattia, la più simpatica che ci sia. Ok, hi, yes, passport, lane 9, linea 9, eccoci qua. Vedete il vento soffia abbondantemente. C'è un italiano però, colpo di scena che andiamo al porto. Due italiani. Sì, no, due moto sono italiane. Sono le 19:20, siamo al porto, ci stiamo imbarcando, quindi questa sera zero pilloline, ragazzi. Tutto riposo. Si riposa. La monto questa sera e domani sera quando arriveremo in struttura la caricherò. Magari ci metto pure qualcosina di domani che faremo tra la pillolina di domani. Sì, perché sbarchiamo alle 4, quindi dalle 4 alle 20-21 ci mettiamo pure quello e facciamo l'uno e l'altro e poi vi raccontiamo un po' tutto qua. 2 in 1. Andiamo, dai. Abbiamo sistemato la moto in compagnia di altri 2 italiani. Siamo al Ponte 3. 636, dai Cinzi, facciamo vedere la stanza. Abbiamo ordinato una suite imperiale per l'occasione, ma anche la luce sta. Un attimo. Ma qualche problemino? Tanto per cambiare? Anche con la chiave. Dai, aspettavo peggio sinceramente. No, invece è spaziosa. Molto. Perché? No, sinceramente è molto spaziosa. Sì. Assolutamente i spaziosa. sono chiusi. Però. Ok, perfetto. La ciabatta l'abbiamo portata. Sempre. No, ma visto questa roba qui mi è venuto l'ansia, ho detto come gli ho rimesso le prese, invece no, abbiamo anche quella nostra. Ok, ci siamo. Cinzia addetta ai controlli, fa un check-up completo. C'è pure la TV. Ehi, Cosa vuoi di più? di lusso. Ti puoi guardare pure i tuoi programmi preferiti. Ragazzi, il mare non è incazzato, ma di più. Probabilmente il vento, anzi senza il probabilmente, il vento di oggi. Siamo partiti, siamo in mare aperto. Il mare è abbastanza agitato, siamo usciti qui fuori per prendere una boccatina d'aria. Si sta meglio fuori che dentro in cabina. All'aria aperta diciamo si sta meglio, ecco. Il traghetto non è grandissimo e quindi con il mare un po' agitato, diciamo così, l'onda lunga. Dopo mangiato non è il massimo. Dopo cena, perché siamo fatti una doccia, abbiamo cenato, praticamente quando si allontana un po' dalla costa si sentiva già. Si sente anche adesso che siamo in piedi che il traghetto ondeggia, però quando si sta distesi si sente di più, ma comunque siamo fiduciosi, passerà. D'altronde dopo 15 giorni così non potevi sperare che anche il rientro del traghetto fosse. Il sentore in realtà che il mare fosse un po' agitato l'ho avuto quando l'addetto della nave ha insistito per legarmi lui la moto. All'andata non è stata così e lì ho iniziato ad avere qualche piccolo dubbio. Si vedeva però già da stamattina, a parte il vento si vedeva il mare già mosso. Il mare era abbastanza mosso, sì. Anche dalle immagini del drone che ho scaricato si vede il mare abbastanza agitato. Vi avevo detto che avremmo fatto un punto della situazione sull'Irlanda, giusto 5 minuti. È sicuramente una terra che merita di essere vista. Una terra fantastica, colori strepitosi. Il meteo ci ha graziato perché abbiamo preso sì dell'acqua, ma tutto sommato psicologicamente ci eravamo preparati per molta più acqua. Sì, ci avevano fatto un po' di terrorismo psicologico, diciamo, no, piove sempre, brutto tempo, non andate, però tutto sommato. Piove spesso, ma però non è una cosa, perlomeno noi, sarà che quest'anno è un anno anomalo, magari anche da noi non è stato un tempo da lupi. Disastro, ecco, da lupi forse 2 giorni. Sì, ma che, da lupi, ma poi, alle 7 di sera poi ci vede. Esatto, piove talmente spesso e volentieri che 10 km sott'acqua
dopodiché vi fate 30 km con l'asciutto, poi ripiove ancora, cioè in una giornata avrà piovuto 20 volte un giorno, praticamente non ci facevamo neanche più caso. Infatti all'inizio quando vloggavo toglievo il media mode, dopo un po' ho iniziato a vloggare sempre col media mode anche sotto l'acqua perché sapevo che poi smetteva. Quindi sicuramente il meteo è una grande incognita, ma troverete posti belli. L'irlandese medio, poi l'eccezione c'è sempre, così come in Italia altrove. L'irlandese medio è molto disponibile, aperto, solare, cordiale, salutano tutti, chi guida il pullman, chi va col cavallo, chi taglia la siepe, chi taglia la siepe, chi va a piedi, chi va in bici, vi saluteranno tutti, vi riconosceranno da lontano. Perché si avvicinano, parlano, chiedono, vogliono sapere da dove vieni, che giro fai. Eravamo in un parcheggio, Cinzia era al telefono, quello eravamo lì 10 minuti, magari siamo stati, si è avvicinato, cioè, posso esservi d'aiuto? Cioè, oggi ci hanno persino accompagnato in auto a trovare quel ponte con gli archi che noi non trovavamo. Insomma, una disponibilità esagerata, una sicurezza totale. La moto l'abbiamo lasciata sempre carica, il drone era dentro le borse morbide, quindi apribile da chiunque, mai toccato nulla a nessuno. La moto non l'hanno mai sfiorata, proprio non abbiamo mai avuto il sentore del pericolo. Non è certamente una vacanza economica, bisogna stare un po' accorti perché è facile spendere tanto dai vari. Già la benzina. Quando trovavamo a 1,85, 1,86 facevamo il pieno, perché l'abbiamo vista anche a oltre 2 euro. Le varie attrazioni costano, paghi. L'Irlanda del Nord più cara di quella del Sud sicuramente. Vuoi per la sterlina, è totalmente diversa quella del nord, molto più calda, molto più particolare quella del sud. L'Irlanda del Nord. La vera Irlanda secondo me è quella del sud. Ed è lontana dalle grosse città. La vera Irlanda è quella dei villaggi piccoli, sì, posti minuscoli. Paesi sperduti nel nulla, con 800 abitanti, ma forse neanche pochissime persone, poche. Quelli sono i posti, ma penso un po' ovunque a noi è capitato che ci sono piaciuti di più. 4 case, un forno, quando c'è la chiesa è veramente grazioso. La chiesa, un supermercato è già tanto. Esatto, la colazione, come avete visto, abbiamo fatto spesso e volentieri ai benzinai, perché i benzinai qui praticamente hanno tutto, è un supermercato a tutti gli effetti e generalmente nel benzinaio c'hai geli alimentari, c'è da mangiare, c'è queste macchinette per il caffè fantastiche, fanno dei caffè molto meglio di quello che potete trovare dal vostro host. Però l'Irlanda non si può raccontare. Si deve si vivere. deve vivere, non si può raccontare. Io mi sono sforzato di riprendere con la 360 per rendervi partecipi di quella che è l'Irlanda, ma è un qualcosa. C'era da fermarsi ogni chilometro, persino io tante volte ho detto a lui fermiamoci ogni chilometro, 1 chilometro, 2, 5, 10, c'era da fermarsi e fotografare ogni angolo, ogni scorcio, ogni pista, ogni paesaggio, qualsiasi cosa. Perché? Quindi impossibile Cambia velocemente. Fotografare, fare video. Cinzia che ama il caldo e basta, facci parlare. Cinzia che ama il caldo ha apprezzato. Fanno apposta. Cinzia che non è proprio amante dei paesi del nord è stata entusiasta dal primo giorno nonostante la pioggia. Sarà pure che era venuta particolarmente preparata psicologicamente con l'abbigliamento giusto. Però io è vero che non ha freddo, no, perché non ha fatto freddo, un tempo fresco, no. Una primavera da noi, quindi non ci possiamo lamentare del freddo. Del fresco quello sì, ma consapevoli. Però io che amo i paesi caldi, i paesi poveri, l'Africa, il sud, mi sono dovuta ricredere, cioè quello che effettivamente mi avevano detto, quelle foto di chi c'è stato, che avevo visto prima di partire, effettivamente, cioè è la realtà, questa è la realtà. Tanta roba l'Irlanda, veramente tanta roba, molto bello, molto aperto, cioè vi fanno sentire come a casa. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi tanta benzina. Ciao, al prossimo video.